Che cos'ho qui? Questo è il mio kit di pulizia. Oggi parliamo di un argomento che un po' ci fa storcere il naso, e cioè la pulizia degli obiettivi, la manutenzione non tanto quella straordinaria, quella ordinaria. Cerchiamo di tenerli nella massima efficienza, e il nemico più importante dell'obiettivo è lo sporco, la polvere, perché comunque utilizzandoli, soprattutto chi come me e tanti come voi vanno in montagna tra polvere, tra roccia finissima, magari vi beccate un po' di neve e non siete preparati con la mascheratura dell'obiettivo, insomma le insidie sono tante. Allora serve tenerli in ordine. Poi non nascondiamocelo, sono dei vetri, io trascorro la mia vita fin da bambino dietro i vetri perché porto gli occhiali e so che se non sono puliti non mi diverto. Le lenti devono essere pulite, il vetro non si deve nemmeno vedere da quanto deve essere trasparente, quindi non solo graffi, non solo muffe che dobbiamo stare attenti a non creare, ma la pulizia. Allora la prima cosa che vi esorto a fare è ogni uscita che fate, quando tornate a casa, scaricate le foto nel computer e voi mettetevi a pulire gli obiettivi. Se avete tanto corredo ci mettete anche una mezz'oretta abbondante, però va fatto, obiettivi, fotocamere e filtri. Se avete soltanto un obiettivo non avete scusante, se ne avete due non avete scusanti, va fatto. Allora, che cosa serve? Cosa ci serve per farlo? Vi faccio vedere il mio kit. Il mio kit è molto semplice. Ho una pompetta, assolutamente essenziale, un pennellino per passare le parti esterne, quelle grossolane, guai se andasse sul vetro questo, e poi c'è un pennellino di fino, con dei bei pelletti fini, che ovviamente, come vedete, a loro volta stanno insacchettati e imbustati perché non abbiano a prendere polvere, eccetera. Dall'altra parte abbiamo queste gommine per il vetro per togliere l'eventuale puntino, l'eventuale schizzetto che con l'alito non siamo riusciti a pulire, perché resta sempre la cosa migliore, e poi tante pezzette di daino, fino ad arrivare alle ultime che non ho qua, o nell'altro armadietto, quelle proprio nuove che utilizzo quando serve proprio di tirar via le cose più importanti. Questo più importanti nel senso più importanti che devo togliere con un fazzolettino diciamo asettico, mai usato. E poi ci sono tutti i prodotti specifici, però li uso davvero di rado. Perché? Perché se fate manutenzione, se fate la pulizia, non vi serve altro. Filtri, fotocamere e obiettivi. Allora, la fotocamera tutto sommato a me interessa. Il display lo puliamo, ma certamente ci basta questo, un po' di alito e puliamo, non è un problema, perché il display, soprattutto poi da che abbiamo questi screen protector che io utilizzo, perché vi ho detto, portare la macchina all'altezza del viso e magari sporcarla con il grasso della pelle o comunque con un po' di unto, andiamo via in estate in montagna con la crema solare per non bruciarci, no, non mi piace che ce l'abbia la macchina. Questo, poi l'oculare deve essere sempre pulito, perché è dove buttiamo l'occhio, è dove nasce la nostra ispirazione. Vederlo sporco, vedere i puntini, che rabbia. Allora questo è anche ovviamente la parte del vetrino, quindi controllate sempre sia lo specchio, che attenzione, è delicatissimo, ecco perché preferisco piuttosto questo e non l'aria compressa delle bombolette. Basta questo, una spruzzatina, fatelo sempre con la macchina vero, rivolta verso il basso, se no lo facciamo così, ne entra dall'alto e la facciamo girare e basta. Anche in questo caso molti prescrivono piuttosto di aspirare, però il potere risucchiante di una pompetta non è proprio il massimo. E allora vi dicevo, il mirino, poi sulla Nikon basta smollare un pochettino questo, andiamo a pulire proprio il vetrino, assolutamente comodo. Anche questi vetri dove abbiamo le informazioni, una passatina gliela diamo senz'altro. Poi col pennello, quello grande, tiriamo via le parti esterne, perché comunque sempre un po' di polvere, anche quella che non vediamo, si accumula, c'è. Gli diamo una passatina. Questo vi garantisce di avere una fotocamera sempre nuova, sempre bella, e sapete quanto sia importante quando si va a vendere, perché d'accordo il numero degli scatti, però chi l'acquista vuole anche un bel prodotto. Una fotocamera con 10.000 scatti ma tutta sgangherata perché l'avete tenuta male non ve la compra nessuno, quindi è anche un investimento per il vostro futuro rientro o cambio corredo. Gli obiettivi non c'è poi
molto da fare se non utilizzate dei vetrini UV per coprire gli obiettivi. Anche qua vi date una spruzzata a volte, basta questo, perché se non avete fatto una barcolana, se non avete fatto un safari, se non avete fatto delle foto in luoghi molto polverosi o comunque ricchi di umidità che fissano la polvere sulla lente, generalmente basta questo. Se non basta questo, si passa anche ad una piccola, con questo pennellino sottilissimo, una piccola spolverata dove c'è. Se c'è qualche macchiolina, qualche cosa, la prima cosa da fare, lo sapete, una bella alitata e una passata, però con una pezzetta che sia pulita. Io le ho colorate diverse perché so che questa qua giallina è quella che passa le parti un pochettino in maniera più grossa, la prima tiratura, quindi non è così pulita come le altre, e man mano nelle imbustate, che vedete ancora piegate, ci sono quelle più nuove. Lo fate sia nella parte anteriore che nella parte posteriore dell'obiettivo, perché la parte posteriore dell'obiettivo è quella che va poi a contatto, innestata nella macchina, a contatto col sensore, e lo specchio che si alza e si abbassa quando fate una raffica ne fa di vento, quindi anche qua deve essere pulito, una bella soffiatina. Poi mi serve un altro straccetto dedicato, io credo che riusciate a vederlo persino la videocamera quanto sia un po' zozzo, perché è quello che mi serve per pulire la baionetta, perché qua tra una cosa e l'altra si accumula sporcizia, talvolta persino un po' di non dico di grasso, ma di parti metalliche che nella frizione o a volte non riusciamo a trovare subito l'innesto, e si vengono a creare e sono veramente deterrenti per la cura della nostra camera. Anche questo guardatelo sempre, ispezionatelo, è pulito, sì, è nuovo, benissimo, se no basta così, pennellino più grande, una pulitina, non c'è più niente, si può montare, ok? Lo stesso vale per questo qua. La cosa che a me rompe di più pulire, ve lo dico in tutta franchezza, sono i filtri, soprattutto i polarizzatori che lo saprete perché l'avrete fatto, spero, vero? Guardate che vengo a controllare a casa, se lo fate, se fate i compiti. Il polarizzatore, per sua costruzione, ha questi due vetri che scorrono e quindi c'è un po' di grasso per farli scorrere bene. Quando esce appena dal bordo e per caso con una pezzetta ci passate, ve lo trascinate per l'obiettivo, catastrofe. Allora, qui non basta l'alitata, no, bisogna ricorrere, io generalmente uso una percentuale minima di sapone da piatti nell'acqua, proprio minima, giusto per dargli quella sgrassatina in più, e poi li puliamo come si puliscono gli occhiali e qualsiasi vetro, ok? Quindi pezzetta pulita, prima una che tolga via il grosso e poi una di fino. Allora a quel punto possiamo ritornare col solito vecchio metodo, una bella alitata e una passatina finché lo guardate ovviamente sia in luce che con diverse angolazioni, con diversi tagli. Per esempio questo non l'ho pulito bene l'ultima volta, ecco, vedete, questo significa predicare bene e razzolare male, però devo ammettere che sono tornato con 3 borse fotografiche per un totale di una quindicina o 16 erano, obiettivi e 5 corpi camera. I filtri ammetto che li ho un po' lasciati, devo per forza pulirli. È importante fare queste operazioni, ve lo dico perché significa far durare di più l'obiettivo, avere sempre un bell'obiettivo, una bella fotocamera che è anche piacevole da vedere, e anche è una garanzia di longevità della vostra attrezzatura, perché comunque se la controllate, la ispezionate spesso, vedete se c'è qualcosa di diverso, magari anche usando, sentite se il meccanismo ha qualche impuntatura o qualche difficoltà di scorrimento, e soprattutto resta comunque un valido investimento economico, perché nel momento in cui andrete a rivenderlo o a proporlo a qualcuno avrete da proporre un bell'obiettivo che è molto più allettante di un brutto obiettivo, vero? Grazie a tutti, la prossima volta parliamo di come si montano e si smontano gli obiettivi e come si trasporta il corredo fotografico anche in uno zaino che non sia uno zaino fotografico. Ciao a tutti, alla prossima, grazie.